Amici, ben trovati in questo nuovo appuntamento. Dopo un lungo test ride che mi è stato possibile grazie a Mazzola Moto, è arrivato il momento di parlarvi di questa novità di casa Suzuki. Se siete curiosi di conoscerne il comportamento su strada, restate con noi! Di per sé il 4 cilindri ha una voce coinvolgente e accattivante. Per esaltare ulteriormente il suono, però, il modello in prova è stato allestito con uno scarico a Krapovic in titanio con fondello in carbonio. Io da subito mi sono concentrato maggiormente sulla qualità di funzionamento delle nuove sospensioni elettroniche della Showa. Questo pacchetto ammortizzante, ancora più evoluto, non mi ha deluso affatto. Ora vi spiego nel dettaglio quali opzioni di settaggio è in grado di offrire. Per semplificare la vita a chi ha poca praticità ed esperienza nel capire come predisporre un settaggio a seconda delle più svariate condizioni, è possibile affidarsi alla modalità automatica. Questa opzione consente alla moto di adattare in autonomia il precarico della molla a seconda del peso rilevato a bordo. Una seconda possibilità è quella di personalizzare il precarico selezionando il solo conducente, conducente con bagaglio o conducente con passeggero. Questa alternativa mi ha consentito di adeguare l'assetto al mio stile di guida. Di fatto, nonostante fossi privo di passeggero, ho trovato il miglior feeling selezionando pilota più passeggero. Viaggiando con passeggero a bordo, invece, il compromesso migliore l'ho trovato con la modalità automatica. Avendo riscontrato un avantreno eccessivamente scarico nella guida veloce, penserei di abbassare l'avantreno sfilando i foderi all'interno delle piastre di 2 o 3 mm. Questo gioverebbe alla ciclistica in fatto di precisione e stabilità anche utilizzando la sola modalità automatica. Quindi, pur viaggiando solo, non sarebbe più necessario cercare un compromesso selezionando pilota più passeggero. Pensando che il solo automatismo non sarebbe in grado di compensare a sufficienza il maggior carico aggiunto di un passeggero e il relativo bagaglio, questa operazione andrebbe a giovare anche in questo caso. Una peculiarità di tale sistema invece è la possibilità di adattare il precarico molla anche in movimento. Il settaggio della risposta idraulica è predefinita nelle tre mappe motore. Una seconda opzione offre la possibilità di cambiare la taratura indipendentemente dalla mappa motore selezionata, potendo scegliere tra soft, medium o hard. Come se non bastasse, esiste una terza opzione per chi vuole personalizzare e diversificare la risposta idraulica sui due compartimenti. In questo caso si entra nel menu User, si seleziona una risposta base più o meno dura delle sospensioni e si interviene diversificando il comportamento della forcella da quella del monoammortizzatore. Il sistema offre 6 livelli di intervento. In ultimo, è anche possibile scegliere la modalità di precarico automatico o manuale. Tutte queste personalizzazioni possono essere raggruppate e rese disponibili richiamando sul menu principale la lettera corrispondente U. Nonostante le tante possibilità di scelta, questo sistema non consente di regolare separatamente la compressione dall'estensione, un qualcosa che invece sarebbe gradita a chi sa cosa vuole. Altra cosa che non ho apprezzato, non avendo percepito significativi cambiamenti, è il sistema automatico della risposta idraulica. Con questa modalità il sistema dovrebbe intervenire in tempo reale a seconda delle diverse condizioni dell'asfalto, dei possibili trasferimenti di carico longitudinali e della velocità di marcia. In ogni caso rimango soddisfatto di questo pacchetto ammortizzante Showa che rimane per me un riferimento per quanto riguarda la qualità di scorrimento. I freni sono ancora un punto dolente di casa Suzuki. Anche se la potenza frenante non manca, la forza necessaria da applicare alla leva al fine di ottenere brevi spazi d'arresto risulta un po' eccessiva. Io penserei alla sostituzione della pompa anteriore per migliorarne la performance. I pneumatici Dunlop di primo equipaggiamento fanno il loro lavoro quando le temperature atmosferiche ne consentono il riscaldamento. Meglio non cercare angoli di piega troppo elevati quando le temperature sono al di sotto dei 20 gradi centigradi. Ottimo il funzionamento del cambio utilizzando la frizione, gli innesti sono sempre fluidi e precisi. Anche la frizione risulta morbida e graduale nel funzionamento. La modalità elettroassistita offre la possibilità di cambiare agevolmente a qualsiasi regime di rotazione. Il motore è sempre pronto a salire di giri con qualsiasi rapporto inserito, complice una rapportatura forse eccessivamente corta. Di fatto nei tratti autostradali i consumi sono un po' elevati per la mancanza di una marcia da riposo. Elettronica permettendo, non esiterei a sostituire la corona con una vente e 2 denti in meno. Nel guidato lo si apprezza maggiormente. Al raggiungimento della coppia massima esce il carattere sportivo, la spinta diventa entusiasmante e l'allungo pare interminabile.
Le vibrazioni rimangono piuttosto contenute anche ai massimi regimi. Questo grazie a un manubrio montato sulla piastra tramite dei riser provvisti di silent block molto elastici. Le pedane sono montate al telaio con la stessa accortezza e sono rivestite di una gomma antiscivolo. L'aria calda proveniente dal motore viene dissipata adeguatamente senza creare fastidi. Per quanto riguarda il sound, lascio a voi giudicare. Tre sono le mappe motore A, B e C. La A è quella che porta il motore ad essere più reattivo all'apertura del gas e agisce sull'elettronica diminuendo l'intervento del traction control e aumentando la rigidità delle sospensioni. La C è quella più adatta quando le condizioni dell'asfalto non danno sicurezza. Anche in questo caso viene nuovamente regolato il traction control aumentando la sensibilità di intervento mentre le sospensioni vengono ammorbidite. La B è ovviamente quella di compromesso. In ogni caso tutto può essere personalizzato indipendentemente dalla mappa selezionata. Il telaio è quello che abbiamo conosciuto sulla GSX-S 1000 GT, ottimo il comportamento dinamico del complesso, ma credo si possa migliorare ulteriormente. Le due soluzioni precedentemente consigliate, riguardanti l'abbassamento dell'avantreno e la sostituzione della corona, già di per sé portano sicuramente a un miglioramento. Di fatto, portare più peso sull'avantreno e aumentare l'interesse grazie all'arretramento del perno ruota posteriore consentono una maggior precisione sul veloce, soprattutto in percorrenza di curva. Ottima l'ergonomia in sella, il manubrio è largo e giusto e le pedane sono rialzate quanto basta per consentire notevoli angoli di piega. Attenzione al cavalletto centrale se montato, lo si tocca prima di poter chiudere completamente la gomma posteriore. Le selle standard sono comode, i modelli Sport e Touring vengono equipaggiati con qualcosa di ancora più confortevole e dal design più accattivante. Ottima la presa per il passeggero integrata nel portapacchi. Il cupolino offre una discreta protezione al busto e alle sole spalle. Il casco rimane esposto all'aria, ma non si soffre per le turbolenze. Peccato che per la sua regolazione non ci sia un sistema più pratico. Anche le fiancate offrono una buona protezione alle gambe. I paramani sono quelli già visti sulla V-Strom 1050, ora però sembrano ancorati in maniera più solida. Gli specchietti li avrei preferiti posizionati diversamente. La visibilità offerta non è delle migliori e vibrano. Le valigie sono sufficientemente capienti da accogliere un casco integrale. Con una sola mano è possibile la loro apertura e chiusura. Il loro posizionamento lascia il giusto spazio ai piedi del passeggero. I blocchetti sono ereditati dalla GT, semplici, intuitivi ma privi di retroilluminazione. Il TFT è da 6,5 pollici. La lettura delle informazioni è ottima sia di giorno che con l'oscurità. Lo sfondo cambia automaticamente entrando in una galleria. Viaggiando nel menu è possibile apportare qualche personalizzazione, ma è tutto molto semplificato. Non manca la possibilità di connessione. A sinistra del TFT è presente un ingresso di servizio da 12 volt. La luce DRL è più scenica che efficace, il faro da abbagliante invece offre una buonissima visibilità, tutto l'impianto di illuminazione è a LED. In due si viaggia comodamente, lo spazio a bordo non manca e le gambe non sono troppo raccolte. La moto rimane piuttosto bilanciata anche in questa condizione. Rimango comunque convinto che l'arretramento del perno ruota e l'abbassamento dell'avantreno gioverebbe notevolmente. Ora è il momento di sentire cosa ha da dire Lucia di questa GSX-S 1000 GX. In sella a questa GX mi sono sentita inserita bene nella moto. La seduta non è troppo alta da terra ed è facile trovare l'equilibrio quando ci si ferma. Anche nei tornanti stretti si riesce a gestirla con facilità. La frizione è molto morbida da azionare, diversamente dal freno anteriore che necessita di molta forza per arrestare la moto. Tra le curve ci si diverte parecchio. Bene ragazzi, di seguito potete consultare l'elenco delle dotazioni previste per i due modelli più esclusivi, Sport e Touring. Non perdete l'occasione di provare questa novità di casa Suzuki, vi attende un'interessante promozione. Per questo appuntamento è tutto, nel prossimo video vi parlerò di un'altra novità altrettanto curiosa e molto attesa. Non mancate, ciao!